So già che la farete in tanti e so già che vi piacerà tantissimo questa torta bellissima, buonissima, fresca, estiva direi, e facilissima. Ciao a tutti, oggi una crostata velocissima che si fa col cucchiaio, senza montare niente e pochi ingredienti, e in più la valorizzeremo con una farcia molto estiva, fresca. Iniziamo. Allora, le proporzioni sono facili: 120 di farina, 100 di burro o olio, 100 di zucchero e 2 uova e un po' di lievito per dolci, poi lo puoi aromatizzare come vuoi, io al limone. Lavoro il burro morbido 100 grammi con 100 grammi di zucchero. Si chiama crostata per via della forma, ma è una torta poi alla fine. Aggiungo le 2 uova intere. Ora aggiungiamo i 120 g di farina 00. Se hai problemi di intolleranza al glutine puoi usare tranquillamente la farina di riso. Lievito per dolci, mezza bustina, un paio di cucchiaini scarsi e praticamente è pronto. Aromatizziamo. Limone grattugiato. Quando ci abbiamo messo? Pochissimo. Questa è la consistenza, abbastanza fluida ma non proprio liquida. Se dovesse essere più liquida aggiungi un altro po' di farina, siamo a posto. Se dovesse essere un poco più solida non fa niente, va bene uguale. Deve scrivere, vedi? Stampo, io uso questo col bordino in modo che poi verrà rovesciata al contrario. Questa è da 24-26 cm. Ha sempre la paura, anzi mi è capitato, almeno il bordino rimanga attaccato, quindi prima metto un po' di burro e imburro bene. La carta a misura tagliata e imburro anche questa. Ho imburrato sotto così la carta si attacca. Se c'è qualche parte più piegata tagliamo e la facciamo sovrapporre. E verso il composto. Se non hai lo stampo così con il bordino va benissimo uno stampo per crostata normale. Andiamo in forno statico ventilato, io ventilato a 180 gradi per 20-25 minuti. Poi facciamo la prova con lo stecco per vedere se è cotta. Io la metto su, in alto, al secondo ripiano. A dopo. Voilà, sofficissimo. Stacchiamo se eventualmente i bordi, ma sono già staccati. È perfettamente staccata, come vedi, quindi la giriamo in piatto. Voilà. Ta-da! Ta-da! Vedi? Grazie al fatto che abbiamo messo la carta si è staccata tranquillamente. Ecco qua. La lascio raffreddare. Intanto ho preparato 500 g di crema pasticcera, ti lascio il link adesso qua in alto a destra del video, e al solito sotto in descrizione nel primo commento trovi tutto il riepilogo degli ingredienti e info, e in questo caso troverai anche la crema. Frutta, puoi usare frutta fresca, io uso pesche sciroppate, qualcuna la taglio
e una la lascio intera. È raffreddata, quindi adesso mettiamo la crema pasticcera al limone. È un contenitore praticamente che raccoglie tanta crema, anche perché così deve essere. La proporzione fra la base e il ripieno deve essere equo, no? Quindi dobbiamo trovare tanta base quanta crema, che poi vedrete al taglio, quindi golosissima. Ed ora metto prima la pesca intera al centro. Se riusciamo prendiamo direttamente così la pesca tutta intera, anche se è un po' scivola, e apriamo a raggiera, così faremo un bel girasole. Io, come sapete, propendo sempre per il sole, girasole, eccetera eccetera. Intorno puoi mettere altra frutta, tipo le ciliegie, ma io no, la voglio lasciare così, che mi piace di più. Vedi? È più bella, tipo un sole. Magari qualche fogliolina ci possiamo mettere di menta, ma non di più. Tipo così. Ma tanto tolgo anche queste. Io non amo molto le decorazioni esagerate. Ma diciamo che cromaticamente ci sta bene. Ci sta benissimo. Che dite? Le lascio le foglioline o le tolgo? Vabbè, le lasciamo, dai. Le pesche sciroppate sono già lucidi. Per farla conservare meglio io metto un po' di gelatina spray, oppure puoi mettere lo sciroppo delle pesche stesso, che è spennellato sopra, va benissimo, ma io questo, metto questo. Adesso è bellissima. Come ti dicevo, la proporzione è giusta, vedi? Quindi è molto cremosa e fresca. Poi la base è morbidissima, non c'è neanche bisogno di bagnarla. Vado? Tanta. Buonissima. Morbida, delicata, il gusto del limone, della pesca, che adesso ti dico. Un abbinamento perfetto, veramente buona, fresca, facile da mangiare adesso qui.